certo che la prima volta che mi avete fatto vedere questa lapide in cemento nel vostro studio, ho detto Davide, ma che è sta roba? Questo non sarà mai un prodotto fonoassorbente. Poi toccandolo ho detto, cavolo, ma cos'è sta roba? Spiegati un po'. Sì, in realtà quello abbiamo fatto uno scherzo a Andrea, nel senso che io e Francesco un giorno l'abbiamo chiamato e mi ha detto guarda abbiamo una cosa da farti vedere, dovevamo sviluppare insieme a loro delle idee per degli oggetti fonoassorbenti e ci è venuta questa idea, l'abbiamo chiamato e abbiamo detto guarda abbiamo pensato a questo, lui vede questo pannello e non pensava mai che fosse un elemento fonoassorbente. Questo perché? Perché l'idea era sempre quello di mantenere il trade union anche con gli altri prodotti che abbiamo sviluppato, che è quello che è l'obiettivo di raggiungere la massima integrazione architettonica, ok? Quindi ci siamo un po' confrontati con le superfici che di solito abbiamo nei progetti e tra queste naturalmente il cemento è presente in tantissimi progetti, no? E allora abbiamo detto perché non fare qualcosa piuttosto che i soliti tessuti in cui tanti altri competitor sviluppano i loro prodotti, perché non fare qualcosa veramente di più integrato con l'architettura e parlasse quel linguaggio. Una cosa era data per certa, diciamo, no, all'interno dello studio, cioè quella che è il fatto che non volessimo qualcosa che fosse finto, nel senso che una stampa, a nostro avviso, sul pannello deve rimanere magari una stampa di quello che può essere un tema grafico, cose del genere, allora ha una dignità. Nel momento in cui andiamo a stampare qualcosa che in realtà è più un effetto di un materiale, ci sembrava che togliesse un po' dignità al materiale stesso, ok? Allora, la nostra idea è stata quella di iniziare a cercare di fare un percorso, prima di tutto in laboratorio, fra virgolette, da noi in studio, quindi come potete immaginare con al primi solventi, prime vernici, primi impasti di cemento per vedere com'era l'effetto. Poi naturalmente superata quella che è una fase un po' quasi diciamo scolastica, ok? È naturalmente venuta l'idea di dire guarda intanto noi abbiamo quest'idea però abbiamo bisogno di farci della ricerca sopra, abbiamo bisogno di un'azienda di supporto e allora da lì abbiamo iniziato a fare questi test nella loro camera riverberante proprio per riuscire a avere l'effetto totale del cemento e avere una composizione e una formulazione tale che fosse quello l'aspetto ma mantenesse le caratteristiche fonoassorbenti del pannello stesso. E devo dire che alla fine, secondo me, l'obiettivo è stato raggiunto perché sia visivamente che anche al tatto, anzi anche un po' più caldo del cemento, è anche un po' più caldo del cemento, quindi anche piacevole. No, quando me l'hai fatto vedere, questo pezzo qui, cioè, assolutamente non c'è nessuna differenza, anche guardarlo da pochi centimetri, poi al tatto il prodotto è quello. E la cosa bella è che si può fare in tante dimensioni e tanti colori. Sapete, una cosa che insieme ad Andrea ci siamo accorti in fase di test è stata quella che questo sottile film, questa membrana che si viene a creare sopra, no, per dare questo effetto, in realtà migliora le Sì. caratteristiche fonoassorbenti. Questo effetto qui ha delle proprietà migliorative. Diciamo, abbiamo fatto credo un centinaio di test che Sì. Parecchie sperimentato, notti insonni. abbiamo sperimentato qualsiasi cosa quasi. E l'applicazione di questo trattamento che aumenta leggermente il carico di massa di questo pannello e aumenta il coefficiente di assorbimento sulle medio-basse frequenze. In pratica questo è un pannello di base, partiamo da una fibra di poliestere, la quale viene stirata, pressata in una certa maniera, insomma ce la siamo customizzata a seconda delle esigenze nostre, di quello che volevamo ottenere, che era comunque la massima performance dal punto di vista acustico in 4 cm. E con questa applicazione qui c'è un leggero miglioramento sulle medio-basse. Questo l'abbiamo provato in camera, l'abbiamo confrontato con i tessuti, non che sono dei miglioramenti che sconvolgono, ma a noi ci hanno sconvolto perché pensavamo che, diciamo, in realtà Fosse peggiorativo, lievemente sì, peggiorativo, invece alla fine siamo riusciti ad ottenerlo migliorativo. sì, Quindi assolutamente sì. è interessante vedere come veramente a volte alcune cose
che nascono da un'idea quasi anche, ci è venuto un po' fuori di testa questa di dire facciamo un pannello fonoassorbente in cemento, che è una delle prime cose che invece fanno rimbalzare il suono, no? Che aumentano il riverbero di solito in un ambiente. Invece alla fine, cioè alla fine del ciclo completo, dopo aver fatto tanta ricerca, impegno e tutto, abbiamo addirittura migliorato le prestazioni del pannello stesso. Ma guarda Andrea, in realtà ne stiamo pensando io e Francesco anche un'altra da farvi vedere in questi giorni, Un che altro secondo me, scherzo? esatto, sarà un altro scherzo anche quello. Va bene, allora al prossimo scherzo.